Esistono storie che non esistono, come direbbe qualcuno, e questa sicuramente è una di quelle, però ne parliamo tra un attimo, tra pochi secondi. Iniziamo. Bentornati come sempre nella nostra stanza degli orologi per un video un po' particolare, un nuovo unboxing. Non sono solito farne qui sul canale, però mi è appena arrivato un pacchettino molto particolare perché all'interno c'è qualcosa di strano e che ritenevo valesse la pena raccontarvi. Sono riuscito infatti a procurarmi uno di quegli orologi che Hublot negli anni 90 forniva ai propri clienti nel momento in cui portavano gli orologi a fare un service, a fare una revisione o comunque un tagliando. E la storia è un po' particolare e infatti nel momento in cui noi portiamo la nostra macchina a fare un tagliando, almeno presso le case automobilistiche più prestigiose, è sempre garantita un'autovettura di cortesia. Questo perché chiaramente serve a sopperire eventuali disagi e comunque a fornire un servizio al cliente. Ecco, Hublot, e mi risulta fosse effettivamente l'unica, almeno in maniera ufficiale, pensò ad un servizio del genere che, per quanto inutile, per leggere l'ora sicuramente non serve un orologio sostitutivo, però ha rappresentato, almeno per il periodo in cui questo servizio effettivamente funzionava, una cortesia per i propri clienti che peraltro aveva probabilmente anche lo scopo di mantenere quel family feeling con l'azienda produttrice senza che questo venisse a mancare magari durante i tanti mesi che, come purtroppo sappiamo, sono spesso necessari per una revisione. Ecco, la storia non è in realtà ben chiara perché alcuni sostengono che questi orologi, che non sono per la vendita, dovessero essere restituiti nel momento in cui tornava il proprio orologio dal service. Io però ritengo che questa storia sia strana, dal momento che un orologio di questo tipo, magari prestato più volte ai clienti, se all'inizio poteva rappresentare appunto una cortesia per il cliente che si rivolgeva all'assistenza Hublot, un orologio di questo tipo usato, sicuramente non sarebbe stato poi così gradito. In ogni caso siamo riusciti a procurarci uno di questi particolari, rarissimi Hublot Service in condizioni di nuovo peraltro e che non erano destinati alla vendita, e quindi lo apriamo assieme. Apriamo assieme questo pacchetto appena arrivato, al polso Black Bay 58 in colorazione blu. Lo stiamo aprendo assieme, quindi innanzitutto spero che sia effettivamente l'orologio e poi dobbiamo anche vedere se il venditore ha rispettato le promesse. L'orologio all'interno c'è. Ecco qui il nostro Hublot Service. Not for sale, è in condizioni di nuovo effettivamente ed è un orologio peraltro in acciaio, con fondello in acciaio sul retro e con cassa sempre in acciaio da 36 mm sabbiato, un po' come era tanto di moda proprio negli anni 90. Cinturino in vitellino martellato, tra l'altro di ottima fattura, come peraltro ci si aspetta da un'azienda come Hublot, e poi questo caratteristico quadrante con questa evidente scritta service. Peraltro di questo orologio è stata fatta anche una versione con la scritta qui sul quadrante Green Cup, un'edizione speciale peraltro venduta in un cofanetto di pelle, anzi un astuccio di pelle, che aveva praticamente la stessa funzione, però appunto in edizione speciale. Anche se io ritengo che la particolarità di questo orologio, il motivo per collezionare un orologio di questo tipo, è proprio quella scritta service sul quadrante che lo identifica come qualcosa di veramente particolare e probabilmente mai visto, almeno da chi vi chiederà che cosa avete al polso. Naturalmente all'interno c'è un economico movimento al quarzo, per quanto, come dicevamo, la cassa sia un 36 mm in acciaio, sia la carrure sia il fondello, peraltro a vite,
e un'impermeabilità dichiarata di 50 metri e la forma classica Hublot proprio dell'epoca. Insomma, un orologio davvero molto particolare. Io ritengo un orologio che all'interno di una collezione abbia un senso molto specifico, anzi potrebbe essere uno degli orologi più interessanti di una collezione, secondo il mio parere. In ogni caso, un pezzo di storia, questo credo sia indubbio. Lo Hublot Service. Insomma, un orologio particolarissimo, attualmente molto raro, si trova in vendita soltanto su alcuni canali, tra cui Chrono24, almeno fino a qualche giorno fa. Ne ha parlato peraltro per puro caso Italian Watch Spotter proprio su Instagram qualche giorno fa, dove ha mostrato una bellissima immagine di questo Hublot Service. E in ogni caso, per quanto semplice e per quanto poco pregiato, io ritengo che sia un orologio che, come tutti gli orologi che, almeno secondo il mio punto di vista, fanno parte di una collezione, ha una storia davvero molto interessante, anche soltanto da raccontare a chi, incuriosito da questo quadrante, dovesse chiedervi che cosa avete al polso. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate la storia di questo Hublot Service e se conoscete altre aziende che in passato magari avevano deciso di adottare lo stesso servizio che poi è stato abbandonato per una ragione o per un'altra. Ne parliamo come sempre insieme nei commenti, non prima di avervi ringraziato per essere stati ancora in questo video con me. Se volete iscrivetevi al canale, noi ci rivediamo invece qui su Tok per una prossima puntata. Ciao!